Ciao a tutti e oggi andiamo a vedere come andare a completare la terza missione di Icarus. Nel frattempo vi invito a fare le vostre domande qui sotto nei commenti, a mettere un bel mi piace a questo video e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Iniziamo subito. Dunque ragazzi, in questa missione, la terza di Icarus, dobbiamo andare a scovare delle tracce che ci condurranno a una tana. In questa tana troveremo un lupo, si tratta più che altro di un mini boss, quindi un lupo leggermente più forte rispetto a quello che abbiamo già normalmente trovato qui nelle terre di Icarus. Dunque, allora, visto che ci dovremo spostare abbastanza dalla nostra base per trovare appunto le tracce, sono poi marcate nella mappa, vi consiglio naturalmente di fare le cose di base, ossia la borraccia, portarvi indietro del cibo e dunque allora dobbiamo innanzitutto poi costruirci un arco. Cercate di fare l'arco più potente che potete in questo momento craftare. Ovviamente le frecce, consiglio quelle di ossa e la tecnica sarà quella di riuscire a salire sopra una pietra e uccidere il boss. Dunque ragazzi, oltre alle cose di base, quindi l'ossigeno, l'acqua, il mangiare, vi consiglio naturalmente di farvi subito anche e di portarvi dietro il lettino, un lettino a testa in modo che se doveste morire rispawnate nel punto perché è molto lontano dalla base. Una volta che vi siete organizzati bene potete iniziare a partire, quindi troverete la prima traccia che come vi ho spiegato è segnata anche in mappa. Allora bisogna recarsi in G15 e troverete delle tracce di sangue. Dunque, arrivati nella posizione che vi segna con un punto giallo in mappa, dovete semplicemente cercare delle tracce del nostro animale. Vedete, sono queste qui, è molto semplice trovarle. A questo punto vi segnalerà il secondo punto, quindi vi dovete recare in quel punto della mappa. Dunque ragazzi, bisogna un po' camminare in questa terza missione. Comunque siamo arrivati qui al secondo punto, dobbiamo trovare le tracce del nostro lupo e dopo un po' di tempo le abbiamo trovate qui vicino alla roccia. Vedete, sono queste orme del lupo. Come potete vedere si vedono abbastanza bene. Quindi questa è la seconda traccia. E ora parte il terzo punto e andiamo in quel punto lì della mappa. Dunque, questa volta ci dobbiamo recare in K13 e dobbiamo trovare delle carcasse di animali, come potete vedere qua dal video. E quindi anche il terzo punto è stato individuato. A questo punto l'ultima fase è quella di trovare appunto la tana del nostro lupo e quindi ora andremo in quel punto lì. A questo punto, individuata la tana, la difficoltà maggiore per completare questa missione è che il lupo va a uscire fuori dalla sua tana soltanto durante la notte, quindi dovete completare l'uccisione completamente al buio. Quindi vi consiglio di andare a craftarvi delle torce, quelle che si posizionano sul pavimento, per riuscire ad avere un po' di luce, altrimenti farete come ho fatto io. Vedete che sono completamente al buio, quindi questa parte del video è abbastanza oscurata. Vi consiglio appunto di salire sopra una roccia e di colpire il lupo che sarà attorniato da altri lupi, quindi è abbastanza difficile. Per questo vi consiglio più che altro di salire sopra una roccia e di utilizzare anche, magari se siete in gruppo, una torcia, perché comunque è molto buio, come potete notare. La difficoltà è appunto secondo me il fatto che bisogna farlo al buio. Una volta ucciso avrete quindi completato la vostra missione.
Dunque ragazzi, come dicevo prima, vi suggerisco di stare sopra qualcosa perché il boss sarà attorniato da altri lupi, quindi è abbastanza difficile rimanere per terra e evitarli. Quindi se non riuscite a trovare una roccia che fa al caso vostro, magari troppo piccola e quindi non ci state se siete in gruppo, vi suggerisco di costruirvi una rampa o qualcosa che vi fa sollevare da terra in modo che i lupi non riescano a mordervi. La difficoltà, come ho detto prima, maggiore è appunto il buio. Una volta che avrete ucciso il lupo non c'è bisogno di raccogliere la carcassa, potete ripartire tranquillamente con la vostra navicella. Ultima nota è che il lupo ogni tanto tornerà nella propria tana, in quel momento lì che tornerà si andrà a recare un po' di HP. Una volta conclusa la missione, vi E saranno mi sa che dati mi i vostri sblocco. premi, in questo caso una Mm. Adesso vado valuta a che vi ho cercare spiegato la che vi roba servirà del per acquistare alcuni oggetti. romanzo. Dunque ragazzi, come vi avevo spiegato in qualche video precedente, ogni volta che andremo a completare una missione ci darà una moneta, che è questa qui gialla, adesso non so bene come la chiama, che vedete. Dunque io ho completato questa missione e mi ha dato un po' di punti, adesso vedete che io l'ho già spesi, quindi adesso non mi ricordo di preciso quanto avevo accumulato facendo le missioni. Quando avete voglia di spendere appunto questa valuta, andate nel workshop qui. Allora, come potete vedere, qua abbiamo degli oggetti esotici che ci serviranno per poter continuare la nostra avventura. Questi oggetti esotici li possiamo avere sempre ogni volta che andiamo a cambiare missione, chiamiamola così, diciamo così. Allora, io sono andata a sbloccarmi la prima suite, quindi la prima tuta, che vi viene a costare 50 di questa moneta. Poi ho preferito andare a prendere anche il piccone e mi sono poi fatta la spare e infine anche la tuta numero 2 che viene a costarvi ben 100 di questa moneta qua, che adesso come si chiama non lo so. Ok, andiamo a... Ah, adesso non ho abbastanza moneta, e infatti, allora, la prossima che andrò a sbloccare allora è questa seconda tuta. Per il momento ho sbloccato soltanto queste qui. Vedete comunque ci sono tantissimi oggetti da poter andare a sbloccare e quindi ogni volta che andremo a fare una missione ehm, avremo questa valuta, poi questa qui rosa forse sarà una seconda valuta che ci darà magari delle missioni più difficili ancora da andare ad affrontare. E quindi poi la prossima volta vedremo un po' come funzionano eh, questi oggetti esotici. Ok ragazzi, ciao a tutti e alla prossima!